Quindi all'interno di SketchUp è possibile lavorare in due modi. O lavoriamo con l'area di disegno completamente vuota e tramite gli strumenti di disegno che sono contenuti in questa zona, quindi questi qui, quindi tramite questi strumenti qua noi ci andiamo a creare le linee, gli archi, i rettangoli, i poligoni che ci servono per creare le nostre forme e poi le rendiamo tridimensionali con questi, diciamo, con questi tasti contenuti qui, oppure importiamo dei DVG e li andiamo a ricalcare per creare il nostro 3D. Ovviamente in ambito architettonico creare un'abitazione partendo dai DVG è molto più facile e molto più veloce che partire da un foglio completamente vuoto. Però comunque noi dobbiamo vedere anche come si parte da un foglio vuoto. Se io clicco qui su questa freccia e clicco su un oggetto 3D, che poi vedremo anche come si crea, tu vedi che io ho la possibilità di cliccare ogni singola faccia di questo oggetto. Se faccio 3 clic veloci, tu vedi che l'oggetto si seleziona completamente. Con l'oggetto completamente selezionato, se io premo Canc sulla tastiera, l'oggetto si elimina. Se clicco sull'omino e premo Canc, ancora l'oggetto si elimina. Mettiamo che io voglio disegnare un quadrato di 3 metri per 3 metri. Come prima cosa io devo andare a verificare che l'unità di misura sia corretta. Quindi andando in finestra, informazioni modello, unità, io devo andare a verificare che qui ci sia l'unità di misura decimale e che la lunghezza sia impostata in metri. Come ti dicevo, in SketchUp 2023 c'è questo errore di traduzione tra i metri e i chilometri e quindi diciamo qui dentro diciamo si vede questa. Infatti vedi io qua ho scelto chilometri e qui ho scelto centimetri, qui ho scelto chilometri e qua ho scelto metri, però se tu hai una versione diversa questo errore diciamo non ce l'avrai. In questa precisione dello schermo diciamo è utile mettere la precisione più alta possibile, questo perché? Perché questo renderà il programma sensibile a delle misure più piccole. Quindi quando tu farai delle misure con molti zero, lui riuscirà a leggere anche le misure più piccole. Gli altri parametri li puoi lasciare, magari qua imposti i metri quadri e nel volume imposti i metri cubi. Poi devi togliere questo abilita snap alla lunghezza perché è un qualcosa non molto utile che ti farebbe fare degli scatti delle operazioni ogni misura indicata qui dentro. Invece io voglio che il cursore vada libero senza nessun tipo di scatto. Tutte queste cose che io ho impostato qui dentro, lui di solito se io chiudessi il file e lavorassi ora in questa scena e mi vado a salvare questo file, in questo file ci sarebbero queste impostazioni, ma nel momento in cui io mi vado a spostare in un altro file, a aprire un altro file nuovo, queste impostazioni non ci sarebbero più. Allora io in che modo posso fare, diciamo, per fare in modo che queste impostazioni restano sempre caricate all'interno del programma? Devo andare a salvare un template, un foglio modello. Quindi se io vado su File, salva come template e qua dentro gli do un nome che voglio, per esempio anche il tuo nome, e qui in descrizione, appena clicco qua, lui mi chiede di salvare un file e se tu vuoi che lui
questo file ce l'avrà come predefinito, allora tu lasci questa spunta, cosa che io poi ti consiglio di fare. Quando andrai ad aprire, quindi ora chiudo il programma e vado nuovamente ad aprire SketchUp, quando il programma si aprirà, sul template che tu hai salvato come predefinito ci sarà un cuore. Quindi clicchi su questo, quindi invece di cliccare sui suoi template normali, vai a cliccare su quello lì che ti sei creato come modello e quando lui si aprirà, tu avrai la certezza che quelle impostazioni che abbiamo visto poco fa saranno comunque tutte quante conservate. Nel momento in cui noi vogliamo cominciare a disegnare delle forme, quindi partiamo dal caso in cui io non ho un DVG da voler ricalcare, quindi voglio essere io a, ehm, diciamo, voglio essere io a disegnare le cose che voglio andare a creare. Allora, che cosa faccio? A volte può anche essere semplice, diciamo, soprattutto se la forma che tu vuoi creare è facile da creare, tu la puoi anche creare direttamente dalla vista 3D, ma se dovesse essere complicato, quindi ti accerti di stare in proiezione parallela, ti metti in una vista dall'alto, vai sulla matita, clicchi in un punto e ti cominci a spostare. Vedi che il mouse può andare in tutte le direzioni. SketchUp non ha l'orto come AutoCAD, ma ha un colore rosso quando l'asse è parallelo all'asse rosso, verde quando è parallelo all'asse verde e azzurro quando è parallelo all'asse azzurro. Quindi se io mi poggio e faccio colorare di rosso la linea, sono sicuro al 100% che questa linea sia orizzontale. Nella parte in basso, quindi nell'angolo in basso a destra, tu vedi la lunghezza di questa linea. Se io qua scrivo 3 invio, ho fatto una linea di 3. Mi sposto verso l'alto, scrivo ancora 3 invio, ho fatto un'altra linea di 3, ancora di qui 3 invio e vado a chiudere la forma. In SketchUp, appena io chiudo una forma, le forme si colorano di bianco. Questo bianco vuol dire che il file è predisposto ora per essere creato in 3D. Infatti, se io volessi creare un 3D di queste linee, non potrei mai farlo, perché per il fatto che non sono chiuse, non sono predisposte al 3D. Quindi se io torno di nuovo sulla matita, clicco in questo punto e vado qui a chiudere la forma, appena chiudo la forma si crea nuovamente la faccia bianca e vuol dire che quindi quell'elemento può essere predisposto al 3D, un po' come quando ti dissi che in AutoCAD, diciamo, per fare il 3D degli elementi, io dovevo chiudere con delle polilinee chiuse, altrimenti non sarebbe venuto bene. Qua il presupposto perché il 3D venga bene è che la faccia sia chiusa. Se schiacciando la rotella orbito e guardo la parte di sotto di queste facce, io vedo un colore, diciamo, con un blu grigio scuro, mentre invece la parte superiore è la parte bianca. Questa parte bianca sarebbe la parte dove sono rivolte le normali, la parte blu di sotto è la parte dove non ci sono, diciamo, il lato opposto alle normali. Poi capiremo a che cosa serve. Quindi mi rimetto di nuovo in vista dall'alto, quindi io con la linea posso praticamente andare a creare tutte le forme che voglio. Se io avessi avuto un DVG qui sotto, l'avrei potuto ricalcare ottenendo immediatamente la forma che io volevo. Infatti, quando avrei ricalcato le linee del DVG ottenendo la forma che volevo. Quindi per questo avere una base sotto in DVG
ti permette facilmente di ottenere delle forme, diciamo, eh, che ti servono. Qui abbiamo una linea a mano libera, diciamo non è quasi mai usata. Quando la clicchi, se trascini il mouse, vedi che lui ti fa appunto una forma a mano libera. Se non ti ritorni sul punto iniziale, lei resta così. Se ritorni sul punto iniziale, lei ti va a chiudere la forma. Ok? Qui abbiamo, questa qua non si usa praticamente mai, te l'ho fatta vedere solo per completezza di, di informazioni. Il rettangolo invece è abbastanza utilizzato, quindi se io voglio creare una stanza di 4 metri per 4 metri, clicco sul rettangolo, clicco nel punto che voglio, mi allargo e qui in basso tu vedi che ci sono dei numeri separati da un punto e virgola. Quindi quando io mi vado ad allargare, se scrivo 4, punto e virgola, 4 e premo invio, io ottengo una stanza di 4x4. Se volessi avere una controprova che effettivamente questa stanza è di 4 metri per 4 metri, io qua ho un righello, quindi clicco sul righello, misuro da qui a qui, quindi 4 metri e 4 metri. Quindi tramite questo righello io ho la possibilità, diciamo, di andare a misurare questi, questi elementi. Se devi usare questa barra di sopra, la matita è contenuta qui. Quindi dove vedi queste freccine, vedi che hai a disposizione sotto degli altri tasti. Volendo tu ti potessi anche mettere questa barra qui lateralmente messa così, praticamente queste due barre sono identiche. L'unica differenza è che qui i comandi sono più estesi, quindi tu li vedi meglio, diciamo, ehm, come visibilità. Anche se però notavo che in questa barra qui non ci sono tutti i comandi che stanno qui, perché questo comando qui, questo seguimi, vedevo che qui non c'è. Quindi non so se conviene forse tenere comunque questa qua e poi questi tassi qui magari andarli a prendere diciamo dal menu che sta qua sopra perché questi a te diciamo per i tassi che tu non riesci a vedere sono praticamente questi quattro qua dove soprattutto ci sta questo 3D Warehouse, Extension Warehouse, che sono abbastanza utili, però quei due comandi, diciamo, sono anche raggiungibili attraverso queste, diciamo, queste guide superiori, quindi andando qua, andando in 3D Warehouse, diciamo qua da qualche parte ci dovrebbero stare, io non ricordo dove stanno perché di solito non li prendo mai da questi. Allora, qua c'è l'Extension Warehouse,
Vabbè, qui mo adesso non mi ricordo dove è questo extension warehouse, da dove questo 3D warehouse. Quelli in realtà qua nelle barre ci dovrebbe stare una barra che dovrebbe comunque abbiamo qui il rettangolo ruotato. Il rettangolo ruotato, una volta attivato, compare una sorta di goniometro. Io clicco in un primo punto, il programma mi chiede di specificare un angolo. Io per esempio scrivo 20 gradi, quindi 20 punto e virgola 20, premo invio e lui mi fa una linea lunga 20 inclinata di 20 gradi. Andandomi a spostare verso questa direzione, io per esempio gli do 5, invio, quindi in questo modo ho fatto un rettangolo lungo 20, largo 5, inclinato qui di 20 gradi. Per misurare un angolo, io vado qui sullo strumento goniometro, clicco su questo punto e quest'altro punto e qui sotto io leggo l'angolo che ho creato tra questi due punti. Quando vai a utilizzare questo righello e questo goniometro, si possono creare all'interno del disegno queste linee tratteggiate di lunghezza praticamente a volte infinite, a volte più corte, che sono delle linee di costruzione che tu puoi selezionare e puoi andare a cancellare. Poi vedremo che però sono molto utili nel momento in cui io vado a disegnare delle forme un pochino più complesse. Abbiamo poi lo strumento cerchio. Lo strumento cerchio, una volta invocato, lui qua dentro mi chiede il numero di lati. Che cosa vuol dire il numero di lati? Normalmente i programmi di grafica 3D, quando fanno dei cerchi, non creano una curva, diciamo, composta da un'unica linea, ma in realtà loro creano dei poligoni con un tot numero di lati. Se questo numero di lati è molto alto, abbiamo come la sensazione come se il cerchio fosse un'unica linea unita. In realtà sono tante piccole linee accostate. Quindi lui qua mi sta chiedendo il numero di lati di questo cerchio. Se io lascio 24, clicco in un punto e mi allargo e scrivo un raggio ad esempio di 5 metri e premo invio, se tu ti avvicini e cominci a contare questi elementi, tu vedi che sono 24 facce. Se io quando avessi fatto il cerchio qui, prima di cominciare a disegnare, scrivevo 50 e premevo invio e poi andavo a fare lo stesso cerchio di 5, ora tu noti che i 50 lati sono, essendo più piccoli, più numerosi, il cerchio ti dà più la sensazione di essere un cerchio perfetto. In questo caso ovviamente l'oggetto 3D sarà un po' più pesante perché è composto da un numero maggiore di lati, però sarà più preciso. Quindi per fare un cerchio basta semplicemente scegliere il numero di lati, cliccare in un punto, andandomi ad allargare in questa maniera, digito il raggio e premo invio. Ovviamente SketchUp non è un CAD, quindi non ha tutte le scelte che per esempio ha AutoCAD per fare varie modalità di cerchi, varie modalità di archi, quindi qui dentro è possibile soltanto dare il raggio. Qui accanto abbiamo lo strumento poligono. Lui qui mi chiede il numero di lati, io posso scrivere praticamente il numero di lati che voglio e qui in basso lui di solito ti dà sempre un aiuto rispetto a quello che tu stai facendo. Quindi lui ti dice utilizza CTRL più o CTRL meno per modificare il numero di segmenti. Quindi invece di scriverlo in basso a destra, con CTRL e il tasto più col CTRL e il tasto meno potrei modificare il numero di segmenti. Diciamo che a me va bene un numero di 6, io faccio un clic, mi vado ad
ad allargare e lui mi propone sempre in basso a destra raggio iscritto. Il raggio iscritto sarebbe il raggio che parte dal centro e arriva nello spigolo del poligono, quindi quella linea rossa ti indica la misura che adesso lui ti sta chiedendo. Qui in basso leggiamo che se premiamo CTRL sulla tastiera, lui, diciamo, vedi a ogni clic qui, lui cambia tra raggio circoscritto e raggio iscritto, quindi raggio circoscritto e iscritto è diciamo preso sempre dal centro, però il primo andava nello spigolo del poligono, il secondo andava sul lato del poligono. A secondo di quello che noi dobbiamo fare, ne scegliamo uno o un altro, digitiamo il nostro raggio, premiamo invio e quindi la forma si viene a creare. Qui ci sono alcune varietà di archi. L'arco più utilizzato è quello per due punti, che ti chiede un punto iniziale, un punto finale e poi ti chiede una lunghezza di curvatura. Essendo questa qua una semplice linea, ha bisogno sempre della chiusura eventuale per essere realizzato in 3D. Quindi SketchUp appena riconosce la chiusura di almeno 3 linee, individua una faccia e ti darà poi la possibilità, diciamo, di andare a creare il 3D di questa faccia. Qui ci sono altre modalità di archi che sono meno utilizzate, quindi il primo ti permette di cliccare su un primo punto, il centro e un altro punto superiore e poi ti chiede di dare un angolo e lui ti fa l'arco compreso all'interno di quell'angolo. Qui abbiamo un altro cerchio passante per 3 punti, quindi io clicco su 3 punti e lui mi crea un arco che passa per quei 3 punti. Oppure quest'altro elemento qui, settore circolare, lui mi chiede una lunghezza, mi chiede un angolo e mi crea uno spicchio all'interno di quell'angolo. Questi qui sono gli strumenti base con i quali lui crea delle forme, lui le intende come forme 2D, ma in realtà queste qui che hanno le facce chiuse potrebbero quasi essere già considerate come se fossero delle forme 3D. In realtà più che forme 3D, queste qua sono forme predisposte a diventare delle forme 3D, mentre invece queste qui hanno bisogno di una chiusura per individuare la faccia e per poter essere poi estrusa. In SketchUp io posso, tenendo premuto il tasto sinistro, posso creare una selezione rettangolare che se va come in AutoCAD da sinistra verso destra è tutta quanta intera e seleziona solo gli elementi interamente contenuti all'interno della finestra. Invece se la faccio da destra verso sinistra è una selezione di tipo intercetta che seleziona anche gli elementi che sono contenuti, diciamo, all'interno diciamo, contenuta all'interno della selezione. Quindi per selezionare in SketchUp ci sono vari modi. Il primo modo è quello di cliccare sull'elemento che io voglio selezionare. Il secondo modo è quello di fare un triplo clic sull'elemento e l'elemento selezionerà tutti gli elementi circostanti. Quindi se io faccio un clic qua, in realtà io ho selezionato solo la parte interna del cerchio, ma non anche i suoi bordi. Infatti, se io vado a premere cance, tu vedi che la faccia interna si è eliminata. Se invece faccio un triplo clic veloce e premo cance, tutte le facce vengono eliminate. E quindi poi l'altro modo è quello di fare queste finestre rettangolari a prendere gli elementi che ci interessano. Qui abbiamo anche una selezione con il lazzo, che sarebbe una selezione a mano libera
che ti permette di girare attorno agli elementi e lui va a selezionare tutti gli elementi contenuti all'interno di quella selezione. Qui abbiamo una gomma da cancellare che sarebbe l'equivalente di premere il tasto canc sul disegno. Quindi se io faccio un clic su un elemento, quell'elemento si cancella, cioè diciamo sarebbe l'equivalente di andarlo a selezionare e premere il canc, soltanto che qua non c'è bisogno di selezionare, basta semplicemente fare un clic sopra a quell'elemento e quella cosa, diciamo, si cancella. Tornando invece qui sulla freccia e facendo di nuovo una selezione in cui prendiamo tutto e premiamo cance, questo elemento si va a cancellare. Solitamente quando noi dobbiamo disegnare qualcosa, non è importantissimo porci esattamente qui sull'origine 00, però diciamo se a noi non costa niente diciamo fare questa cosa, possibilmente quindi poniamoci all'interno di questo spazio. Allora, adesso vediamo come realizzare una nostra prima forma. Quindi, ad esempio, un piccolo mobiletto 3D. Diciamo quindi che vogliamo rappresentare una cassettiera che ha le dimensioni di 30 centimetri per 60 centimetri, un'altezza di 60 centimetri e magari poi da sotto ci sono dei piedini, diciamo, di forma circolare, più o meno alti 10 centimetri, posizionati, diciamo, a una distanza di 10 e 10 da questi due bordi. Solitamente per poter creare un elemento 3D bisogna comunque fare una costruzione 2D, quindi nel momento in cui io vado ad avvicinarmi qui, ora io mi comincio a disegnare la forma di un rettangolo di 30 per 60. Lo posso fare o tramite una linea oppure direttamente tramite il rettangolo. Quindi clicco qui e faccio qui 0.6 perché comunque lavorando in metri io devo scrivere 0.6, mi sposto da quest'altra parte, do 0.3 invio, mi sposto di qui 0.6 invio e vado a chiudere la forma. Adesso mi vado a spostare in 3D, quindi se io schiaccio la rotella del mouse vedo che lui orbita e si mette in 3D. Noi abbiamo detto che quando io vado a chiudere questa faccia e lui mi riconosce la faccia interna, vuol dire che è predisposto per essere convertito in un oggetto 3D. Quindi andando sulla freccia rossa, spinge e tira, andando al centro della faccia, facendo un clic e alzando verso l'alto e dando l'altezza, quindi facciamo qui, vedi intanto qui man mano che io muovo il mouse si vede l'altezza che scorre, quindi scrivo 0.6 invio e ottengo diciamo questo mobiletto. Adesso devo andare a creare i miei piedini. Noi inizialmente utilizzeremo dei metodi che non sono proprio, diciamo, il top di professionalità per realizzare un oggetto, però siccome noi stiamo adesso imparando ad utilizzare il programma, per adesso ce li facciamo bastare, poi vedremo che ci sono dei metodi molto più professionali per riuscire a fare la stessa cosa. Noi abbiamo detto che questi piedini si trovano a una distanza di 10 e 10 sia dal lato orizzontale che dal lato verticale. Ci possiamo creare delle linee di costruzione che ci individuano il centro di questo cerchio. Quindi se io vado con il righello, clicco su questa linea e mi sposto verso destra facendo attenzione a tenere il mouse in modo tale che la linea diventi rossa, perché se mi piego, diciamo, farei una linea, diciamo, non diritta, e scrivo 0.1 e premo invio. Lui mi crea la prima linea di costruzione. Io mi poggio qui, mi allargo e faccio ancora 0.1
mi poggio qui, scendo e faccio 0.1, vado qui e faccio 0.1 e ho ottenuto praticamente i centri di tutti i miei piedini. Vado sul cerchio, clicco su questo elemento, mi vado ad allargare e faccio 0.03, cioè 3 centimetri. Vado qui, faccio 0.03, 3 centimetri. Vado qui, mi allargo 0.03, 3 centimetri. Vado qua, 0.03, 3 centimetri. Una volta fatto questo, posso anche prendere le linee di costruzione e le vado ad eliminare. Quindi facendo una finestra da destra verso sinistra e premendo Canc sulla tastiera, io riesco velocemente a selezionare e a cancellare le linee che mi servono. Quindi vado qui sopra, vado nella parte centrale dove io ho fatto i cerchi. Tu vedi che lui ha effettuato come un taglio all'interno della geometria. Quindi ho la possibilità di fare un clic, andare verso il basso, scrivere 0.1 e ottenere il primo piede. Andare qui, spostarmi e fare 0.1 e premere invio. In realtà c'è un modo molto più veloce per estrudere un elemento della stessa lunghezza di altri elementi. Nel momento in cui io lo estrudo, vedi che io posso dare qualunque lunghezza, ma se io con il mouse mi poggio sull'orlo dell'oggetto al quale io voglio dare la stessa misura e faccio un clic, tu ora vedi che questi due hanno la stessa lunghezza. Quindi se io mi poggio qui e mi poggio su questo limite, io sono riuscito a estrudere di 10 questi due elementi senza, diciamo, andare a immettere la misura. Se ora mi posiziono frontalmente, vedo che i miei piedi sono posizionati al di sotto dello zero, quindi io vado con una finestra rettangolare a selezionare tutto, sposto, clicco su questo elemento e mi alzo immettendo una misura. Quindi i piedi erano 0,10, quindi se io scrivo 0.1 e premo invio, questi piedi si andranno a appoggiare direttamente sopra all'elemento. Come ti dicevo, ci saranno dei modi molto più professionali per ottenere lo stesso risultato, però per il momento, diciamo, ci accontentiamo di questo. Ora diciamo che vogliamo creare qui uno spessore in modo tale da dare un'apertura a questo mobiletto. Andando sul comando offset, io clicco qua, clicco su questa faccia, mi sposto verso l'interno, tu vedi che come per l'offset di AutoCAD si crea una copia di queste linee, però diciamo di tutte le linee che compongono la faccia sulla quale io ho cliccato. Se ora scrivo 0.02 e premo invio, io ho dato uno spessore di 2 cm a questo urlo. Se vado con il comando spinge e tira e vado a spingere di una certa distanza, quindi noi ci ricordiamo che l'oggetto esternamente, quindi andando sul righello e andando a misurare, l'oggetto è di 0,3. Quindi 30 centimetri. Se io voglio spingerlo in dentro facendo in modo che dietro restino 2 centimetri, io lo devo spingere in dentro di 0,28, cioè per lasciare 2 centimetri, ottenendo questo risultato. Se io voglio vedere lo spessore, con gli stili di visualizzazione qui sopra, io posso vedere l'oggetto come se fosse semitrasparente, oppure come se fosse pieno ma con le linee di costruzione delle parti interne, oppure come se fosse completamente a filo di ferro, o come se fosse un oggetto, diciamo, disegnato tipo a matita, oppure con dei colori omogenei, o con questo qui che sarebbe poi lo stile di visualizzazione classico nel quale si vedono anche i materiali, oppure quest'altro stile di visualizzazione. Di solito
il più utilizzato è questo qui, quindi con quello lì che lui ti dà di default, ombreggiato con texture, perché nel momento in cui vai a mettere i materiali, lui questi materiali te li farà vedere senza problemi. Quando poi avrai bisogno di guardare anche l'interno del tuo oggetto, senza muoverti da questo elemento, andrai a cliccare qui sul tasto raggi X e lui ti farà vedere l'interno, diciamo, di questo l'interno di questo elemento. Quindi tu passerai da questo stile di visualizzazione, quindi attivi e disattivi la trasparenza per poter guardare all'interno. Molto spesso quando noi andiamo a modellare, ci può essere di aiuto l'utilizzo di una immagine di riferimento. Solitamente, per esempio, se io vado su Google e scrivo per esempio mobiletto IKEA, ci vengono fuori un sacco di tipi di mobiletti. Ovviamente io ho scelto il mobiletto perché attualmente è l'oggetto più semplice, diciamo, che uno può creare all'inizio. Eh, Quando, diciamo, avrai imparato a modellare bene, però tu ti accorgerai che in realtà all'interno di un progetto non si modella tutto quello che c'è. Quindi tu non ti modellerai tutti i mobili, tutti i quadri, tutti i tavoli, tutte le sedie, tutti i letti, perché comunque SketchUp ha una sua libreria interna, che in realtà è una libreria che si trova online, che è fornitissima di oggetti. Quindi tu andrai a modellare soltanto quei pochi oggetti che non troverai all'interno di quella libreria, oppure degli oggetti dei mobili che hai progettato tu e che quindi non potresti trovare da nessuna parte. Ora io in questo caso voglio prendere questo mobiletto e lo voglio, diciamo, utilizzare come riferimento, quindi mi salvo l'immagine, la vado a mettere sul desktop. In questo caso, vedi, lui me lo fa salvare in questo formato avif.avif. Questo qua è un formato stranissimo, non è un vero formato di immagine. Lui me lo fa salvare così perché evidentemente questa immagine di che è protetta dal salvataggio. Quindi se tu vai con la lente di ingrandimento e qua dentro scrivi cattura, il Windows ha all'interno uno strumento di cattura con il quale tu puoi con nuovo selezionare l'area che ti interessa e andare a catturare questa immagine. Però di solito quando io vado a modellare, se io ho qui l'immagine di riferimento per andarla a guardare, appena clicco qua, l'immagine di riferimento scompare, perché purtroppo questa qua è una cosa proprio tipica del Windows, cioè il Windows non ti fa vedere due finestre sovrapposte contemporaneamente. Io utilizzo un programmino gratuito che si chiama PureRef, che lo puoi andare a scaricare a questo link. Quindi se tu qua dentro scrivi pure ref, premi invio, lui ti fa scaricare, quindi clicchi qua, clicchi su download e vai a scaricare, diciamo da qui qua per uso personale. Per il Windows vai a cliccare e te lo vai a scaricare e lo installi. Il programmino sarebbe questo qua che ora lo vado ad aprire. A che cosa serve questo programmino? Tu qui dentro ti vedi un'area di lavoro, ok? Un piccolo quadratino che c'è un piccolo rettangolino nero che si sposta con il tasto sinistro del mouse. Se io adesso vado dentro alla parte, diciamo, dove c'è l'immagine, faccio modifica copia, vado qui dentro, tasto destro e faccio paste, il mobiletto si copia dentro a questa finestra. Che differenza c'è
trattenere l'immagine qui e tenerla all'interno di pure ref, che se io ora vado a chiudere questo e vado ad aprire SketchUp, tu vedi che l'immagine non scompare quando io lavoro in SketchUp. Quindi questo programmino serve effettivamente per avere sempre un'immagine di riferimento posizionata qui in modo tale che io posso lavorare su questa immagine per fare in modo che pure ref, diciamo, però abbia quella modalità con la quale non scompare mai quando tu clicchi su SketchUp, devi andare in un punto vuoto di pure ref, devi premere il tasto destro del mouse, devi andare dentro a mode e devi scrivere, devi spuntare Always on top, cioè vuol dire tu devi stare sempre al di sopra di tutte le altre finestre e lui in questo modo mi darà questa possibilità. Quindi se io lo clicco per la parte superiore col sinistro lui si muove, se io entro qui dentro addirittura posso perfino zoomare sull'immagine, andando sui bordi io posso ingrandire l'area di lavoro e quindi io la ingrandisco in modo tale diciamo che lei sia sempre in primo piano e quindi mi posiziono questo elemento qui da questa parte e avrò così la possibilità di avere continuamente questo riferimento. Tu quando farai questo tipo di operazione? Soltanto quando tu devi modellare un qualcosa del quale non hai DVG e non hai misure e quindi a te ti serve solo un riferimento visivo di come può essere fatto un oggetto e poi le misure o te le inventi o ti vai a cercare eh, diciamo delle misure dell'eventuale cosa che tu devi fare e quindi se non hai quella misura diciamo le misure te le vai ad inventare tu le misure e quindi diciamo me le devo inventare. Diciamo che ad esempio è lungo 50 centimetri ed è profondo 30. Eh, per disegnare in realtà non è sempre fondamentale mettersi in pianta. Di solito in pianta quando uno comincia a modellare gli può essere più semplice, poi dipende anche da quello che tu devi fare, però anche dal 3D, se io scrivo qui 0,5 punto e virgola 0,3 e premo invio, lui comunque diciamo mi va a definire questo elemento. Ora io qua ho varie altezze, quindi ho una prima base di 10 centimetri e poi ho un'altra altezza, diciamo per esempio di 70 centimetri. Allora che cosa faccio? Mi vado prima a creare la base di 10, quindi clicco, mi alzo e scrivo 0,1 e premo invio. Ora, se io andassi qui e mettessi l'altra misura, lui si alzerebbe, però non mi conserverebbe più questo scarto che io avevo ottenuto qui di 10 centimetri. Per fare in modo che io mi possa alzare senza che lui mi annulli questo primo livello, io prima di fare con spinge e tira, prima di fare la nuova estrusione, vado a premere CTRL, appare un più vicino al cursore, io clicco su questo elemento, mi alzo e scrivo 0,7 e premo invio. In questo modo lui è andato a fare una estrusione, una copia dell'estrusione e mi ha creato questo taglio che gira tutto intorno. Ora ipotizziamo che questi due piedini, allora per far sì che si mantenga il taglio, quando io premo qui lo spinge e tira, prima di poggiarmi sulla faccia premo il CTRL, appare un più
accanto alla freccia rossa, io clicco in questo momento, questa faccia mi alzo e scrivo 0.7 e premo invio. E lui mi crea questa estrusione conservandomi il taglio qui. Adesso devo andare a fare questi due piedini. Ipotizziamo che ad esempio hanno uno spessore di 2 centimetri, io potrei o andare qui con il righello, poggiarmi, fare 0.02 e staccarmi questa misura e qui fare 0.02, staccarmi quest'altra misura, poi vado sul rettangolo e vado a ricalcare questo rettangolo da qua a qua. Mi sposto da quest'altra parte e ricalco questo rettangolo da qua a qua. Intanto cancello queste linee di costruzione. Io perché le vado a cancellare man mano? Le vado a cancellare man mano perché col passare del tempo, se io ho bisogno di molte di queste linee di costruzione, diciamo a un certo punto comincia a non capirci più niente nel disegno. Ipotizziamo che per esempio questa rientranza è una rientranza pari a 10 centimetri, quindi io vado qua, mi appoggio qui sopra, spingo verso l'interno e scrivo 0.1 e lui rientra verso l'interno. Ora qui io devo andare a fare questo mobile. Se ci fai caso, qui abbiamo delle ante che sono staccate dalla cassettiera di dietro. Per poter fare bene questa cosa, io devo andare a creare prima la cassettiera, quindi prima l'involucro della cassettiera e poi dopo vado ad appiccicarci sopra le ante. Siccome qui abbiamo una suddivisione, diciamo, rispetto alla metà, che però riguarda solo le ante, io vado sempre sull'offset e stacco qua sempre 0.02, premo questo e mi spingo all'interno, ipotizzando che lo spessore di dietro sia uguale sempre a 0.02 e faccio 0.28 e arrivo in questa posizione qua. Adesso devo andare a fare le ante, però adesso diciamo c'è una cosa molto importante all'interno di SketchUp. Quando noi creiamo un oggetto, se un oggetto è composto da varie parti, io non devo, è un errore andare ad incollare la diciamo l'anta che sarebbe un altro oggetto sull'oggetto originale. Questo perché? Perché se io qua vado a fare un'anta, prima cosa tu vedi che si richiude tutto, ma soprattutto la cosa peggiore è che se io seleziono l'anta e la provo a spostare, tu vedi che io mi trascino dietro tutto il mobile. Questo perché? Perché SketchUp ha una regola, in realtà lui di regole ne ha molte, ed è importante capire come funzionano queste regole per fare in modo che lui faccia esattamente quello che tu vuoi. Una delle regole più importanti di SketchUp è che quando un oggetto è composto da più parti, queste parti devono essere chiuse all'interno di gruppi. Puoi pensare al gruppo come se fosse una sorta di involucro che racchiude tutto l'oggetto e impedisce che due oggetti racchiusi in due gruppi diversi possano interferire tra di loro. Per creare un blocco, un gruppo, io faccio una grande area di selezione in cui prendo tutto questo, tasto destro e clicco su crea gruppo. Una volta che ho creato il gruppo, ora quando io clicco sull'elemento, l'elemento si seleziona tutto quanto intero. Nel caso in cui io decidessi di cambiare idea e eh, farlo ritornare di nuovo esploso, potrei con tasto destro esplodi ridurlo di nuovo ai singoli elementi che lo componevano. Però io ho bisogno che sia un gruppo, quindi tasto destro crea gruppo. Adesso devo andare a fare le due ante che arrivano più o meno alla metà di questo oggetto. Quindi se io vado qui e clicco qui sopra e vado nei pressi della metà, lui come farebbe
AutoCAD mi indica la metà di questo elemento. Ora io ho fatto questo oggetto, ma visto che il precedente era chiuso in un gruppo, tu vedi che tra di loro non c'è la minima interferenza. Vado su questo elemento, vado qui, mi poggio su questa faccia ed estrudo di 0,02 e premo invio. Però tu qua ti accorgi che ho commesso un piccolo errore, perché qui si vede la parte superiore del mobiletto, vuol dire che l'anta nella parte laterale è a filo con il mobile, invece nella parte superiore non è a filo col mobile, quindi io mi avvicino alla faccia, premo, mi abbasso e con la punta rossa mi appoggio a questa linea qua. Lui prende esattamente questa distanza. Ora mi avvicino qua, faccio un triplo clic, tasto destro, crea gruppo, in modo tale da creare il gruppo. Prendo questa anta e poi dopo, quando andrò a lavorarla, a terminarla, la copierò anche dall'altro lato. Qui abbiamo delle parti, diciamo, composte, qua ci sono due rettangoli leggermente infossati. Per poter lavorare nel gruppo, quindi io qui ho fatto un gruppo, io devo entrare all'interno del gruppo. Quindi tu pensa al gruppo come praticamente fosse una scatola. Nel momento in cui tu dentro a questa scatola hai messo il tuo oggetto, per poterci lavorare, tu la devi aprire, fai le modifiche che ti servono all'interno e poi la richiudi di nuovo. Quindi per poter aprire un gruppo, io faccio doppio clic su di lui. Quando entro all'interno di un gruppo, tu vedi che tutto quello che c'è intorno diventa leggermente sbiadito e attorno al gruppo appare una sorta di parallelepipedo tratteggiato che ti indica che tu ti trovi all'interno del gruppo. Se io ora vado con l'offset, mi poggio sulla faccia e mi sposto verso l'interno di 0,05, ottengo questo riquadro. Però qui c'era una suddivisione, quindi io che faccio? Vado qui sulla metà, mi faccio la metà e per lasciare in mezzo questo spazio di 0,05 vuol dire che se io vado sul righello e mi alzo di 0,025 e di qui 0,025, andandoli a sommare insieme dovrebbero essere proprio lo 0,05. Prendo questa linea e la vado a cancellare e mi vado a definire una linea che va da qua a qua e una linea che va da qua a qua. Cancello le linee di costruzione perché ora non mi servono più e cancello anche questa linea qua e questa linea qua. Questo pannellino ha uno spessore di 2 cm, quindi io vado qua, clicco, mi sposto all'interno per esempio di 0,01 e anche qui mi sposto all'interno di 0,01 e premo invio. Clicco esternamente, quando clicchi esternamente esci dal gruppo. Ora prendendo questo elemento e andandolo a copiare, io ottengo anche l'altra parte, diciamo, di mobile. Quindi che cosa faccio? Tengo premuto sposta, però prima di cliccare sull'oggetto premo CTRL, compare il più sarebbe indicativo della copia. Mi sposto da quest'altra parte e lo copio. In realtà poi vedremo che per creare un oggetto più realistico io devo fare comunque in modo che queste linee che noi vediamo qui devono essere definite all'interno del 3D, perché se io le accosto, quando andrò a renderizzare il modello, io questo piccolo spazietto qui dentro non lo vedrò. Quindi se io faccio un doppio clic sull'oggetto
e mi metto in modalità semitrasparente, clicco su questa faccia e mi sposto verso dentro di 0,005, io ottengo uno spostamento di 5 millimetri. Esco dal gruppo, vado qui, mi poggio qua e faccio 0,05. In realtà 5 mm è anche troppo, quindi facciamo 0,001 e 0,001. Quindi c'è bisogno proprio di un piccolissimo taglietto che il 3D leggerà e farà in modo, diciamo, da si creerà un'ombra all'interno di questo spazio e quindi il modello diventerà più realistico. E poi per completare vado a creare la maniglia. Per completare il mobiletto vado a realizzare la maniglia, quindi vado sullo strumento rettangolo, faccio così un rettangolo, in questo caso lo faccio un po' ad occhio e faccio un'estrusione più o meno di questa misura. Vado con il comando offset, mi poggio su questa faccia e do un piccolo spessore a questo elemento. Qui prolungo la linea in questo punto e vado a cancellare qui la linea interna. Vado con lo spingettira, mi appoggio al rigo successivo ottenendo questo elemento. Con un'area di selezione tasto destro, crea gruppo e cliccando con CTRL vado a fare una copia, oppure volendo potrei fare anche uno specchio, quindi clicco su specchio, premo CTRL per fare una copia, poggio al centro questo elemento e me lo specchio diciamo da quest'altra parte, ottenendo così il mio mobiletto.